Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questa serratura intelligente della WeLock. Andando a sostituire la nostra vecchia serratura con questa serratura smart, potremo andare ad aprire la nostra porta tramite impronta digitale, tramite il nostro smartphone o tramite delle carte che dobbiamo andare a configurare. Cosa molto importante da dire di questa società è che io non avevo una serratura compatibile e per farmela testare mi hanno inviato tutto quanto il pannellino. Quindi devo dire società molto seria. Ora partiamo subito, aprendo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Quindi taglierino, i manuali di istruzioni e il primo è italiano, quindi per questo andiamo a vedere. Qui abbiamo la nostra bella serratura, parte esterna, quindi parte con impronta digitale e pomellino interno, devo dire tutto quanto in acciaio. Poi abbiamo questa scatolina con gli attrezzi per montarla e varie vitine. Queste sono le card che appunto vanno configurate per poter aprire la nostra serratura, quindi molto interessante, e poi non abbiamo nient'altro. Allora, partiamo subito dalle istruzioni in italiano e cosa importantissima da tenere in considerazione prima che acquistiamo la serratura sono le compatibilità. Quindi la porta deve avere uno spessore che va dai 5 ai 10 cm, la distanza tra la serratura e la fine della porta deve essere di 4 cm e quindi abbiamo tutte quante le dimensioni, quindi cosa molto importante da tenere in considerazione. Cominciamo subito a alimentare la serratura perché va alimentata con 3 mini stilo, quindi portiamoci subito avanti, togliamo le pellicoline. Naturalmente per configurare la serratura possiamo anche utilizzare la sua applicazione tramite smartphone, poi andremo a vedere. Allora, qui andiamo subito ad aprire il pomello esterno tramite questa brucolina che ci viene data, svitando questo grano. Togliamo quindi la parte in acciaio, devo dire fatta veramente bene. Apriamo questa parte e qui vanno inserite 3 batterie in mini stilo, quindi adesso mi vado a procurare le 3 batterie e vediamo subito come si configura. Ho preso le 3 in mini stilo, quindi adesso andiamo ad inserire all'interno della nostra serratura intelligente, naturalmente rispettando le polarità. Quindi abbiamo il disegnino più in alto, in questo modo, poi più in basso e più in alto. Emette anche un suono. Qui andiamo a mettere una vitarella. Qui faccio notare che abbiamo una porta micro USB, questa servirà se dovessero per qualche motivo scaricarsi le batterie, quindi collegando un power bank potremo comunque andare a sbloccare la nostra serratura. Rimettiamo la parte in alluminio. Come è fatta la nostra serratura intelligente? Abbiamo il pomello esterno con l'impronta digitale, quindi questo andrà montato all'esterno della nostra porta, e il pomello interno. Naturalmente dal pomello interno sarà sempre possibile andare ad aprire e chiudere la porta, ruotando quello esterno il meccanismo rimane fermo. Ok, faccio vedere che qui abbiamo anche delle informazioni importanti, ci dà il tipo di batterie che dobbiamo andare a installare e c'è anche un numero WhatsApp da contattare in caso di necessità. Adesso andiamo a configurare la prima impronta dell'amministratore, ne possiamo configurare fino a 6, quindi dobbiamo tenere premuto il tasto 5 secondi. Perfetto, voglio aggiungere la prima impronta d'amministratore, mi dice di muoverla e praticamente la prima impronta è stata settata. Quindi che significa? Allora, facciamo subito la prova. Premo il bottone per attivare la serratura, metto la mia impronta, quella che ho registrato, mi dice che la serratura è sbloccata e vi faccio vedere che effettivamente se vado a ruotare il pomello si muove tutto quanto il meccanismo. Naturalmente questo si muove per un determinato tempo, io posso andare a decidere. In questo momento si è bloccata nuovamente. Se io provo ad inserire un'altra impronta digitale, quindi di un altro dito, naturalmente mi dice che l'impronta non è riconosciuta. Vado a mettere l'impronta che ho registrato
sbloccata e la serratura si muove. Devo dire che è molto molto precisa e comunque mi piacciono tantissimo i materiali. Ora andiamo a vedere come si configura l'applicazione. Vi faccio vedere che naturalmente posso aprire la porta anche con queste card che adesso non sono configurate, quindi se io l'appoggio mi dice che la card non è riconosciuta. Metto la mia bella impronta che ho registrato, impronta riconosciuta e serratura si muove. Quindi adesso passiamo all'applicazione. Naturalmente applicazione compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple, quindi vado sul mio Play Store e vado a scrivere WeLock. Applicazione, installa. L'applicazione si è installata, apriamo, sono d'accordo. Allora, mi devo registrare, quindi andrò a mettere Italia, scrivo qua, faccio prima, Italia, ok, qui metto una email o un numero di telefono, io qui vado a mettere la mia mail, quindi vado a digitare la mia mail, mi faccio inviare il codice di verifica. Naturalmente tutte queste configurazioni sono quelle che si fanno normalmente quando si installa un dispositivo di domotica, quindi adesso sto aspettando che mi arrivi il codice sulla mia mail, è arrivato, quindi adesso mi vado a loggare, quindi utilizzando la mia mail e la mia password, consentire a WeLock, insomma accettare naturalmente tutti quanti i permessi, aggiungi, quindi aggiungi serratura, quindi vado a scansionare il QR code che sta messo dietro. Ok, quindi vado a digitare l'ID che sta scritto sulla serratura, accoppia la serratura, sta caricando i valori, ok, perfetto, ok, consentiamo e adesso ho abbinato la serratura all'applicazione. Quindi qui posso andare ad gestione degli utenti, posso andare ad aggiungere una carta, eliminare una carta, cancellare un'impronta digitale. Naturalmente per sbloccare la porta con il telefono devo sempre comunque andare a premere il tasto. Quindi che succede? Premo il tasto sulla serratura, dopodiché posso andare a cliccare sul mio smartphone. Connessione effettuata e la porta si apre. Quindi adesso abbiamo configurato l'impronta digitale, una sola naturalmente per il momento, abbiamo configurato l'applicazione, manca solo da configurare le card, quindi andiamo a vedere come si configurano queste card. Ne prendiamo una e la configurazione la facciamo direttamente da applicazione, vediamo se funziona. Quindi da applicazione io vado ad aggiungere card, devo andare a scansionare il QR code della card, ricerca dispositivo, connessione effettuata, card aggiunta con successo. Quindi andiamo a vedere se funziona, quindi che faccio? Premo il bottoncino, avvicino la card e la serratura è sbloccata. Quindi abbiamo visto che è facilissimo anche andare ad associare la card. È arrivato il momento di montare la serratura sul pannellino. Bene, ora andiamo a vedere come si installa la tiratura smart sul pannello, ma naturalmente è la stessa procedura che puoi utilizzare per installarla su qualsiasi porta compatibile. Naturalmente sulla porta compatibile dovete già aver svitato la serratura, sul pannello non c'è, quindi salterò questo passaggio. Allora, prendiamo la nostra brucolina e andiamo a svitare il pomello interno, la vitarella sopra, detto anche grano, e vi faccio vedere che abbiamo questa barra con varie misure, questo perché ci permetterà di adattare la nostra serratura a diversi spessori di porta. Quindi adesso prendiamo la nostra porta e ti faccio vedere che questo foro che abbiamo qui, questo foro qui, deve combaciare sul foro della nostra serratura, quindi su questo foro che abbiamo qui. Allora quindi inseriamo la nostra serratura in questo modo, questa è la vite che mi è stata data in dotazione, ma è la vite che voi avrete smontato dalla vecchia serratura e adesso dobbiamo fare appunto combaciare i due fori, quindi sono allineati
metto la vite e inizio ad avvitare. E da quest'altra parte andiamo a fissare il pomello interno. Mi raccomando che il grano deve combaciare con uno di questi buchi di questa barra. Quindi in questo modo, e vado a riavvitare. Quindi ricapitolando, dal pomello interno posso sempre andare ad aprire e chiudere la serratura. Da quello esterno no. Per farlo che devo fare? Premo, metto l'impronta digitale che ho registrato, la serratura si sblocca e a questo punto posso andare ad aprire e chiudere. Naturalmente la stessa operazione la posso fare sempre con la card, quindi si è bloccata, vado a premere, appoggio la card e, come possiamo vedere, posso andare ad aprire e chiudere la porta. Stessa operazione naturalmente la posso fare come abbiamo visto prima d'applicazione, si è ribloccata, quindi premo sempre il tasto e vado a premere il tasto di apertura d'applicazione. Si è sbloccata e come possiamo vedere anche in questo caso la serratura è tranquillamente sbloccata. Che dire, come abbiamo visto è semplicissimo installare questa serratura intelligente, funziona veramente molto bene, si può sbloccare solo tramite Bluetooth dal telefono, quindi dobbiamo stare a una distanza di circa 10 metri, ma se non abbiamo il telefono basta o il nostro dito, una delle dita ne possiamo registrare fino a 6 come amministratori e mi sembra fino a 90, quasi 100 per tutti quanti gli altri utenti, quindi veramente molto versatile, oppure utilizzando queste card attaccate al nostro portachiave. Quindi amici, ora è il momento delle conclusioni. Dal mio punto di vista, Wheelock con questa serratura ha fatto veramente un ottimo lavoro. L'applicazione va veramente molto bene, la lettura delle impronte è immediata, come anche la lettura di queste card. Per quanto riguarda lo sblocco con il telefono, non so quanto può essere utile perché se devo tirare fuori il telefono dalle tasche a quel punto tiro fuori le chiavi, mentre la lettura delle impronte digitali e la lettura di queste card secondo me rimane molto efficace e una valida alternativa alla chiave. Per quanto riguarda la sicurezza di questa serratura, sicuramente è una serratura meno vista delle serrature tradizionali, quindi un lato potrebbe essere più in difficoltà ad aprire una serratura del genere. Naturalmente io poi sono del parere che se il lato vuole entrare nella nostra abitazione, il sistema per entrare lo trova. Per quanto riguarda l'impermeabilità, è resistente agli schizzi, quindi non va installata all'esterno, ma comunque in luoghi protetti. Parliamo del prezzo, se l'acquistate tramite un coupon che vi lascio nella descrizione del video insieme al link, il prezzo è di circa 136 euro. Amici, sinceramente vi consiglio questa serratura perché dal mio punto di vista funziona veramente bene. Il video termina qui, come sempre se avete delle curiosità o delle perplessità lasciatele nei commenti, a presto al prossimo video, Flavio.